Bentornati a tutti su BeamMaker Electronics, io sono Marco e oggi continuiamo la serie su Node-RED. Allora, in questo video andiamo a realizzare un circuito collegando un sensore DHT11 che rileva temperatura e umidità ad Arduino. Lo andremo a vedere sul serial monitor, poi realizzeremo con Node-RED un'interfaccia web dove visualizzeremo appunto i dati della temperatura e dell'umidità. Ok, incominciamo subito con il circuito di collegamento fra Arduino e DHT11. Questo è il semplice collegamento di Arduino al nostro sensore DHT11. Andiamo a prelevare 5 volt da Arduino, lo mandiamo sulla breadboard, GND da Arduino mandiamo sulla breadboard, poi prendiamo i 5 volt dalla breadboard, lo portiamo all'alimentazione VCC sul sensore, prendiamo il GND dalla breadboard e lo portiamo sul GND del sensore e infine prendiamo il segnale, lo andiamo a portare sul pin digitale D2 di Arduino. Ok, adesso andiamo sul banco e realizziamo questo semplice circuito. Eccoci sul banco, troviamo Arduino, breadboard e il nostro sensore. Sul sensore troviamo positivo, quindi 5 volt, il meno GND e out al pin digitale. Andiamo a montare, mettiamo sulla breadboard e portiamo il GND, usiamo un cavetto nero, sul GND del sensore, quindi sul meno. Mi raccomando, non vi sbagliate, altrimenti si brucia il sensore. E il positivo, quindi 5 volt, sul positivo. Ricontrolliamo. Ok, positivo e negativo. E infine portiamo il pin centrale al pin 2 di Arduino. Questo è tutto il collegamento. Ho collegato Arduino al computer, ho aperto Arduino IDE e andiamo a caricare questo codice che ci permette tramite il serial monitor di controllare la temperatura e l'umidità ogni 2 secondi. Ok, andiamo a caricare, impostiamo la nostra scheda Arduino 1 COM6, mi raccomando ricordatevi la porta. Ok, facciamo carica, compila lo sketch, operazione completata, apriamo il serial monitor, dovremmo vedere la temperatura e l'umidità. Ecco qua, temperatura 28 gradi, l'umidità al 22-23%. Se io adesso provo a scaldare, metto il dito, dovrebbe aumentare un po' la temperatura e un po' l'umidità. Infatti aumenta. Adesso andiamo a chiudere il nostro Arduino IDE, altrimenti non funziona. Chiudiamo tutto e il programma rimane sempre sulla scheda. Adesso passiamo alla parte di Node-RED. Bisogna installarlo sul computer. Su questo video non ve lo faccio vedere. Potete tornare nell'altro video che ho realizzato, nel mio primo video, dove c'è tutto il procedimento di installazione. Adesso trasferiamoci di nuovo sul computer e facciamo tutto il procedimento per visualizzare la temperatura sul browser. Apriamo il prompt di comandi sul computer e scriviamo node-red, facciamo invio e attendiamo il caricamento e l'indirizzo, eccolo qua, troviamo l'indirizzo, selezioniamo, facciamo col clic col destro, quindi già copiato, apriamo un browser, digitiamo
ed ecco che abbiamo un'interfaccia di programmazione di Node-RED. Incominciamo a mettere i nostri nodi, scriviamo, dobbiamo mettere serial in, scriviamo SE, prendiamo serial in e lo mettiamo sul quaderno. Apriamo, clicchiamo 2 volte, gli diamo un nome, mettiamo Arduino, e qua dobbiamo impostare la porta. Su Arduino era la COM6, se già ce l'ho, eccolo qua, già ce l'ho. Ok, facciamone uno nuovo. Allora facciamo più, qua su serial port facciamo, allora la porta, scriviamo porta, ok, qua se facciamo cerca ci cerca la nostra porta, quindi COM6, e il byte rate abbiamo impostato a 9006 e facciamo add, facciamo done e abbiamo impostato la nostra porta seriale. Andiamo a inserire il nostro JSON che ci dà la possibilità di convertire i formati per leggerlo dal nostro Node-RED. Mettiamolo sul nostro quaderno, clicchiamo 2 volte, lasciamo tutto così com'è, facciamo done. Inseriamo anche dei gauge, eccolo qua, ne inseriamo 2, uno per la temperatura e uno per l'umidità. Clicchiamo 2 volte, allora sul gruppo lo andiamo, io ho creato gruppo dati, mettiamo qua, se no potete fare più e create il vostro gruppo e gli diamo un nome, qua gli diamo temperatura, unità mettiamo gradi, da 0 a 50 e facciamo done. E qua mettiamo sempre il gruppo dati, qua mettiamo umidità e qua mettiamo percentuale, da 0 mettiamo 100, facciamo done. Lasciamo tutto così, poi andiamo a collegare tutti i nodi. Andiamo ad aggiungere altri 2 nodi funzione, 1 e 2, e andiamo a impostarli. Allora sulla prima, allora ho creato un block node, facciamo estrai temperatura, facciamo copia e gli diamo il nome estrai temperatura e inseriamo queste righe di codice, facciamo done. Dall'altra parte facciamo umidità, estrai umidità, facciamo copia, facciamo incolla e inseriamo queste righe di codice, incolla e facciamo done. Facciamo deploy, conferma e adesso andiamo a unire i nodi. Spostiamo, mettiamo così, colleghiamo Arduino con JSON, estrai, colleghiamo così e qua colleghiamo così. Abbiamo collegato tutti i nodi, li facciamo deploy un'altra volta, successo, e adesso creiamo una nuova finestra e inseriamo il nostro indirizzo con un'aggiunta di UI. Facciamo invio e come per magia vediamo la temperatura e l'umidità che si aggiorna ogni 2 secondi. Andiamo a mettere la mano sul sensore e vediamo se aumenta la temperatura. Come vedete sta aumentando l'umidità perché ho il dito sopra il sensore. Vediamo un po' se lo copro meglio, dovrebbe aumentare anche la temperatura, difatti aumenta.
Abbiamo visto quanto è facile e divertente usare Node-RED per creare delle interfacce per visualizzare i comandi di Arduino. In questo caso abbiamo visualizzato la temperatura e l'umidità. Possiamo lasciare collegato Arduino al nostro sensore in una stanza o in un qualsiasi altro ambiente da monitorare e scrivere il nostro indirizzo IP, quindi il nostro indirizzo HTTP, per esempio sul telefonino o su un altro browser, sempre collegato alla stessa rete, e poter visualizzare la temperatura e l'umidità di quella stanza, dell'oggetto, di qualsiasi cosa si voglia controllare, la temperatura e l'umidità. Siamo giunti alla fine del video, spero vi sia piaciuto. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, ci vediamo alla prossima.